Ciao a tutti, sono Armando Rossi, lavoro in SEA da circa 3 anni e attualmente lavoro come coordinatore tecnico dei Field Engineer IT. Vivo a Pavia da circa 10 anni, in quanto ho studiato qui sia per la triennale che per la magistrale in bioingegneria, appunto, presso l'Università di Pavia. Ho conosciuto SEA Vision in quanto è una realtà con la quale si viene a contatto quando si frequenta l'Università di Pavia. Ho iniziato come Field Engineer IT, quindi ho girato un po' l'Italia, l'Europa e il mondo per un po' di anni e adesso mi sono, stabilizzato con un ruolo di coordinamento del reparto in cui appunto ho iniziato a lavorare. Il lavoro come Field Engineer IT è uno dei più variegati, secondo me, che possa esistere, in quanto non si tratta di un semplice tecnico IT, nel senso che di base quello che facciamo è praticare installazioni, validazioni e assistenza tecnica riguardo al prodotto che come SEA Vision vendiamo. Nonostante il lavoro sia prettamente individuale, poiché si va molto spesso in trasferta da soli, in realtà si lavora in un team piuttosto strutturato, in quanto abbiamo appunto i field engineer e c'è un coordinamento, ci sono dei coordinator che fanno microgestione del progetto e anche una sorta di mentorship, e poi c'è un leader che coordina appunto nel complesso dell'attività, assegna le risorse alle varie attività, alle varie trasferte. Le trasferte sono parte integrante in realtà del nostro lavoro, di media trascorriamo un 50-60% del tempo in trasferta, ma la restante parte può essere effettuata da remoto, utilizzando dei collegamenti delle macchine virtuali che sono messe a disposizione appunto dai clienti. E le trasferte riguardano praticamente tutto il mondo. Le motivazioni principali per le quali c'è da andare in trasferta molto spesso riguardano o delle strette regolamentazioni poste dal cliente in termini di cyber security, oppure quando si ha a che fare con degli interfacciamenti diretti con le macchine automatiche, perché molto spesso, oltre alle installazioni e le validazioni, si fa molta attività di testing on site, di plugin customizzati per specifici costruttori o specifici clienti, e questo richiede appunto di essere presenti nel sito produttivo o direttamente dal costruttore delle macchine automatiche. Questi sviluppi custom in realtà sono peculiarità di progetti molto grandi, perché capita di avere a che fare con settimane di trasferta, magari una settimana di trasferta per degli interventi molto basilari, o si può anche avere a che fare con progetti molto lunghi che coprono anche l'arco di 10-12 mesi, e in quel caso il ruolo del coordinatore IT è quello di preparare il progetto in modo da consentire al tecnico che andrà in trasferta on site di doversi occupare della parte tecnica e non di organizzare il suo lavoro. Il lavoro verrà preorganizzato, ci saranno dei task ben specifici gestiti appunto tramite un software gestionale, e questo alleggerisce per certi versi il lavoro del tecnico che in trasferta subisce tutte le varie pressioni che possono esserci in un ambiente lontano da casa, lontano temporalmente per via del fuso orario e in condizioni magari di particolare pressione. Per quanto riguarda i software che usiamo prevalentemente durante il nostro lavoro, se devo nominarne alcuni, i più importanti che mi vengono in mente, per quanto riguarda noi coordinatori direi Jira, che è appunto il software gestionale attraverso il quale noi prepariamo i task da assegnare ai tecnici o apriamo delle escalation per problemi più grandi da far gestire al reparto software. Per quanto riguarda i software utilizzati dal tecnico durante gli interventi, abbiamo sicuramente il SQL Management Studio per la gestione dei database con SQL Server, il Wireshark che è molto utile per indagare problematiche di rete, sulle infrastrutture di rete, e l'UA Expert che è un client di tipo OPC con il quale ci si può connettere al server OPC delle macchine automatiche e consultarle in via preventiva prima di iniziare il vero e proprio interfacciamento utilizzando i nostri plugin customizzati. La settimana tipo di un Field Engineer IT può essere appunto variabile, seconda se il tecnico è in trasferta o meno. Nel caso fosse in trasferta possono esserci anche 1 o 2 giorni di viaggio, molto lunghi se si va oltreoceano. Settimana in ufficio in realtà può essere o allocata su uno specifico intervento per uno specifico cliente, oppure si può essere a disposizione per la risoluzione di eventuali ticket ad alta priorità
inoltratici dal reparto del service team, che gestisce appunto il supporto post vendita con i clienti. La settimana tipo del coordinatore è leggermente più variegata, perché oltre alla fase di interventi che bisogna svolgere, c'è tutta la fase di preparazione appunto dei task per quei progetti che sono considerati grandi e molto, molto variegati, e questa fase può richiedere anche diversi giorni, perché implica il consultarsi con altri reparti. Noi siamo un po' il punto siamo un po' un filtro tra il tecnico che è on site e i reparti interni, quindi ci interfacciamo con project management, con il reparto ingegneria e alle volte, nel caso appunto di problematiche durante gli sviluppi, anche con il reparto software. Credo che questo lavoro abbia diversi punti di forza, sicuramente ti regala un'elasticità secondo me fuori dal comune per l'età nella quale si pratica, quando l'età media comunque del reparto è decisamente giovane. Sicuramente ti regala flessibilità e forte spirito di adattabilità, perché per fare un esempio pratico, ritrovarsi a gestire un'emergenza durante un collaudo a Singapore mentre il resto dei tuoi colleghi dorme è una situazione non ordinaria per un lavoro post laurea, diciamo. Quindi è sicuramente un'occasione per mettersi alla prova e per testare un po' quelli che sono i limiti anche in termini di soft skill, perché le soft skill che vengono sviluppate anche lì sono innumerevoli. Cioè c'è la gestione del cliente, e per cliente non si intende uno specifico individuo, ma uno spettro di individui che va dall'operatore al direttore di produzione. Quindi si impara anche un po' a modulare il linguaggio, l'approccio alle tematiche e il modo di esporre i problemi alle persone, e poi si sviluppa questo senso di autogestione che è fondamentale per, tra virgolette, sopravvivere in luoghi molto lontani da casa, in condizioni comunque lavorative che richiedono un certo impegno. Se penso a quali potrebbero essere le caratteristiche del Field Engineer IT perfetto, direi sicuramente un'estrema dose di adattabilità ai problemi. Questo è un po' quello che in realtà gli ingegneri fanno, cioè ingegneri indistintamente dai bioingegneri, ingegneri elettronici e via dicendo, hanno tutti in comune il fatto di essere molto adattabili alle situazioni, di calarsi all'interno dei problemi mutando un po' il loro approccio. Quindi sicuramente l'adattabilità, ma soprattutto negli ultimi tempi in cui il prodotto Sia Vision sta crescendo di complessità anche a fronte delle richieste sempre più esigenti del mercato pharma, sicuramente è la proattività, cioè essere curiosi, cercare di andare a fondo a quello che si sta facendo, ma soprattutto dimostrare una proattività nel gestire l'intervento o comunque il progetto, perché per quanto ci possa essere della progettualità a monte, fatta dal coordinatore di reparto, fatta dal project manager, comunque la prima interfaccia con il cliente è il field engineer, che si trova lì a dover gestire comunque un progetto individualmente di fronte al cliente. Quindi la prima progettualità in realtà la fa lui, la fa il tecnico. Quindi se non c'è proattività verso questo, magari si fa molta difficoltà poi ad andare avanti. La cosa che motiva di più di questo ruolo credo che sia un po' il bagaglio di esperienze che hai la possibilità, tutt'altro che attesa per questa età, di accumulare una serie di esperienze in Italia, ma soprattutto al di fuori dell'Italia. Non credo che capiti tutti i giorni di avere la possibilità sotto i 30 anni di potersi interfacciare con persone da tutte le parti del mondo, con culture totalmente diverse, per tanto tempo. Quindi questa cosa qui sicuramente ti dà un vantaggio sia strategico, lavorativo, sia l'opportunità di crescere molto rapidamente nella vita, diciamo. Se dovessi consigliare questo ruolo a qualcuno, lo consiglierei a una persona che ha uno spiccato senso della curiosità verso non tanto le materie scientifiche quanto magari dell'informatica, e che abbia soprattutto la voglia di calarsi in un universo totalmente nuovo, per il quale è richiesta molta appunto adattabilità e capacità di spaziare un po' tra i campi e tra i contesti, perché ci sono contesti diversi e, come dicevo, variano a seconda del tipo di intervento, quindi sicuramente l'essere elastici e adattabili è sicuramente un plus.
Se c'è una cosa che adoro di SIA Vision è sicuramente la flessibilità che hai come nella vita aziendale, sicuramente, e anche l'ambiente che è decisamente giovanile e dinamico. Ci sono molte persone con background diversi, tutte con le mie stesse attitudini, comunque lo stesso background culturale, quindi l'essere un po' a casa nella vita aziendale sicuramente aiuta, facilita in generale la carriera di una persona. Se dovessi descrivere SIA Vision con una parola, utilizzerei la parola opportunità, proprio in virtù delle grandi possibilità che si aprono all'orizzonte sia di un tecnico che di una persona che entra in un altro reparto, proprio perché ti interfacci con un mondo così complesso come quello farmaceutico che appunto le possibilità di crescita e anche di scoprire strade diverse sono pressoché infinite. Quindi sicuramente è un grande calderone di opportunità.